Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua piccola ma anche organizzazione nel fare decisioni strategiche grazie a vari domini della statistica. Oggi mi voglio mettere nei panni di una persona che vende elettrodomestici come telefoni, televisori, frigoriferi e così via, per mostrare come la statistica può aiutare su questo fronte. Supponi che hai come concorrente grosso Unieuro e un'idea è: guardo le recensioni che hanno e capisco come offrire un servizio migliore da loro. Qua possiamo vedere le recensioni. Come vedi, se torno indietro abbiamo questo collegamento e se clicco abbiamo questo. Questo già ci dà un indizio che non possiamo prendere tutte le recensioni, oltre 1000, facendo poco sforzo. Visto che già lavorando sui collegamenti questa cosa non si può fare, un'idea per prendere queste recensioni è chiamare una API, ossia un cameriere dei dati che porta le nostre recensioni dalla cucina, che è Google, a un foglio di calcolo sempre di Google. Io ci ho provato. Nel caso di Google abbiamo un limite veramente molto basso che non ho saputo lavorare, diciamo così. Nel caso di altri servizi mi sembra che si hanno al massimo 100 recensioni gratuite ottenibili. Questo problema ovviamente c'è se noi vogliamo vedere le recensioni degli altri concorrenti. Se tu vuoi vedere le tue recensioni e quindi hai un profilo Google My Business, puoi accedere a tutte le recensioni senza nessun tipo di ostacolo. Quindi io cosa ho fatto? Visto che con due strade diverse non ci sono riuscito, anche perché non ho uno sfondo da sviluppo software, averlo avuto probabilmente mi avrebbe aiutato, le ho copiate a mano. Le ho copiate a mano, alcune ovviamente, e le ho portate sul foglio di calcolo di Google. A questo punto possiamo fare una cosa, utilizzando un modello statistico linguistico. Possiamo identificare in maniera generica criticità o il contrario, quindi punti di forza, scriverle come etichette e chiamare un modello statistico linguistico che impara con pochi esempi, detto anche few shots, e fa classificazione in base alle etichette che gli abbiamo dato. Come si fa? Serve innanzitutto creare uno script di Google andando qua dentro, che si può creare un nuovo file script che io ho chiamato NLP, e qua dentro ci si inserirà qualcosa, non bisogna reinventare la ruota. Fortunatamente gli sviluppatori non hanno spesso questa mentalità da rilasciare il codice a sorgente aperta. Possiamo copiare questo codice, incollarlo qua dentro. Cambio nome perché Analyze sinceramente non mi sembra proprio, rispetto il contesto, lo chiamo Classify perché stiamo facendo appunto una classificazione. Cosa fa questo codice? Innanzitutto prende un input, in questo caso saranno le nostre recensioni, prende le etichette, in questo caso quelle che ho preparato qui, e utilizza una funzione di qualcun altro. In questo caso di Facebook, in particolare dove va a prendere questo modello linguistico, da un sito molto famoso agli addetti ai lavori di nome Hugging Face, che in italiano potremmo tradurre in maniera molto vezzeggiativa come abbraccia faccia. Tra l'altro questo tipo di modello è molto simile a quello di OpenAI, cioè GPT, perché anche questo utilizza come tecnologia sottostante un transformer, e non mi dilungo su questo termine tecnico. Il transformer nel caso di GPT sta all'ultima lettera, la T, in questo caso il transformer qua è anche all'ultima posizione della parola BART. Quindi questa è la nostra destinazione dove puntiamo al modello di Facebook. Al che per farlo funzionare ci serve un'autorizzazione per utilizzare questo modello sviluppato da altri. Questo, come vedi, è il collegamento del modello. Se noi volessimo trovare da dove arriva questo puntatore, si va su Deploy, Inference API e vediamo questa cosa. Ci sono due modi per trovare quell'autorizzazione che ho detto prima. O si clicca qua dentro
oppure si va sul profilo, impostazioni, token d'accesso, oggettone, si fa un copia che faccio e che incollo qua dentro. Dopo di questa cosa salverò il progetto e sono pronto essenzialmente a partire. A questo punto cosa faccio? Io creo una nuova colonna di nome classificazione e io chiamo la funzione che ho creato poco fa, cioè classify. Non è un problema se non la vede automaticamente qua dentro. In input le recensioni e le etichette le prendiamo qua dentro e le blocchiamo. A questo punto ha fatto la prima classificazione in appena mezzo secondo, trascino giù, dopo qualche secondo inizia a caricare le varie classificazioni. Proviamo a verificarle. Valutazione 4 apprezzamenti personali. Valutazione 1 apprezzamenti personali. C'è un problema? Sì, che non classifica correttamente. Al che tu potresti dirmi, quanto hai avuto un occhio da falco, che tutta questa pagina è in inglese, quindi fa classificazione, quindi in questo caso classificazione da pochi esempi, se la lingua di input è inglese. Infatti anche nell'esempio vedi che abbiamo parole inglesi. Quindi potresti dirmi, hai sbagliato a prendere essenzialmente il modello, cerchiamo altri modelli BART. In questo caso ne abbiamo 1, 2, 3, vediamoli. Questo sì, funziona in italiano, ma vedi che non ha questo tipo di funzione che ci serve. Quindi questo è già da scartare. Questo stessa cosa, fa altro, cosa che qui non c'è. Questo fa sì classificazione, ma non con pochi esempi. Che si fa? Si butta tutto a ramengo? Assolutamente no, si fa una furbata. Cosa che Google ci permette di fare in maniera semplice nei suoi fogli di calcolo. Si cambia la funzione, cioè noi diciamo che questa 2 va tradotto dall'italiano all'inglese. Come? Usando questa funzione e andiamo a vedere cosa ci serve. La fonte, in che lingua è il testo originale, in questo caso è it, e qua la difficoltà può essere come identificare la lingua con un codice, e la lingua obiettivo è N, al che per vedere se ha funzionato proviamo a selezionare qua, ma evidentemente non si può vedere l'anteprima di una casella di testo diciamo così grossa, ma lanciamogli comunque l'invio. Ovviamente qua non noteremo cambiamenti perché questa classificazione non era problematica, ce l'aspetteremo da qua in giù. Trasciniamo giù la nuova funzione, adesso carica e come vedi a questo punto identifica correttamente l'etichetta all'interno della recensione, tranne questo caso. Quindi possiamo parlare di un'accuratezza superiore al 90%. Capisci che un approccio del genere fa risparmiare un sacco di tempo o stagisti quando hai un numero di recensioni più corposo. Però io ti faccio notare che abbiamo utilizzato una funzione personalizzata che utilizza un modello statistico linguistico messo a disposizione di tutti tramite veramente un'interfaccia, non dico semplice, ma apprendibile. Chiaramente, come indica anche il sito, questi tipi di puntatori gratuiti vanno utilizzati per prototipi o comunque per cose amatoriali come appunto questo video. Per le cose serie, cioè messe in produzione, bisogna andare qui. Chiaramente si paga per avere una cosa anche che risponde in maniera più rapida. Quindi, come vedi, qua abbiamo la parte dei puntatori pronti per la produzione. Con questo sito si possono fare tante altre cose, però bisogna conoscere un po' l'ambiente, oltre ad avere un po' di creatività. Spero di averti mostrato qualcosa che reputi utile e se anche tu vuoi analizzare le recensioni della concorrenza, anche per avere una strategia di comunicazione che sottolinea le tue differenze rispetto ai concorrenti, e queste differenze le vedi con un'analisi di questo tipo, mi puoi contattare sulla pagina contatti di www.saticalmo.com. Faremo all'incirca una chiamata di 30 minuti gratuita e da lì vedremo il da farsi. Ti saluto e alla prossima.